Eh sì, vedi, capita spessissimo di pensare che le persone tossiche siano gli altri, che siano le persone che ci circondano ad essere il problema. Ma se il problema fossimo noi, se fossimo noi che in qualche modo stiamo portando avanti delle tendenze mentali che non vanno bene? Ecco, oggi in questo incontro delle riflessioni vorrei condividere con te tre aspetti, tre segnali che puoi andare a cogliere che ti possono in qualche modo aiutare a capire che forse tu per primo stai mettendo in atto dei comportamenti che non vanno bene e che possono di fatto risultare tossici. Facciamo però una premessa doverosa. Allora, per come intendo io la terapia, per come intendo la vita in realtà, ecco, vedi, io intendo la vita come un percorso di consapevolezza, come un percorso di crescita interiore. La vita è un cammino che ci fa conoscere giorno per giorno nuove parti di noi stessi, sia che noi lo si faccia consapevolmente o meno. Di fatto la vita ci fa scontrare con quelle che sono le nostre tendenze che abbiamo assimilato, acquisito in tempi remoti e che di fatto continuiamo a riproporre nella nostra vita quotidiana. Nell'inconsapevolezza a volte accade che certi comportamenti, certi modi di fare o di pensare a un certo punto si scontrano con quella che è la realtà e allora ecco che questo ci manda in crisi. Altre volte siamo noi che riusciamo, grazie ad un lavoro di introspezione, o magari anche grazie a contenuti come questo, che riusciamo a un certo punto a renderci conto di star mettendo in atto dei comportamenti o delle modalità che non vanno poi così tanto bene, ma che appunto abbiamo assimilato in tempi remoti e che quindi continuiamo a rimettere in atto, a rimettere in gioco nell'inconsapevolezza, senza rendercene conto. E cammino della vita sta appunto invece appunto in questa presa di coscienza, in questa rinnovata capacità di ascoltarmi, di capirmi, di essere cosciente di ciò che accade effettivamente dentro di me. Questa è l'unica vera chance che noi abbiamo nella vita per determinare la nostra vita stessa, per riuscire davvero a dirigere il nostro destino, la nostra esistenza in una qualche direzione voluta. Ma allora ecco, veniamo a questi tre segnali che ti possono dare un'indicazione del fatto che forse stai mettendo tu in atto qualcosa che è tossico, qualcosa che non va bene, qualcosa che nelle relazioni della tua vita può essere dannoso e che quindi forse vale la pena che tu possa cambiare. Chiaramente ecco questi tre segni, queste tre indicazioni non sono esaustive perché vedi ahimè sono tantissimi comportamenti tossici che possiamo mettere in atto nella vita, però diciamo che sono tre aspetti abbastanza importanti, abbastanza rilevanti sulla quale vale la pena porre l'attenzione. Per altri contenuti, per altri approfondimenti ti invito a scrivermi nei commenti, ecco se vuoi che vada ad approfondire maggiormente questo contenuto. Allora, veniamo al primo. Il primo aspetto che davvero porta a una grande tossicità nella relazione, che di fatto diventa veramente un problema, del quale molto spesso chi è portatore di questo aspetto non se ne rende pienamente conto, ma gli altri ti assicuro di sì, è il fatto di parlare troppo. Quando siamo in compagnia, quando stiamo con l'altro, quando siamo in un ambito di socializzazione, il fatto che una persona continui a parlare, andando a saturare lo spazio, andando a riempirlo completamente, è estenuante, è faticoso, toglie energia. Noi esseri umani abbiamo bisogno di poter pensare, di poter essere consapevoli di ciò che accade, ma se io ho una macchinetta che continua a parlarmi nell'orecchio, ecco che questo diventa davvero un problema, questo diventa veramente un limite, perché mi impedisce di ascoltare, di essere presente. Allora, se tu ti rendi conto di avere questa tendenza, ti invito davvero a fermarti un attimino e a domandarti che cosa sta succedendo dentro di me, perché ho così tanto bisogno di saturare lo spazio verbale, perché ho bisogno di riempire questo spazio, perché spesso questo è un sintomo d'ansia che nasconde appunto un'insicurezza, il bisogno in qualche modo di mantenere il controllo nella conversazione, in quello che sta accadendo fra le persone, o può essere anche il mio bisogno di impormi, ma anche questo nasce da un'insicurezza, capisci? Perché se io sono sicuro di me, se io sono forte, io non ho bisogno di impormi con gli altri, non è una mia necessità, perché sto bene, non ho bisogno di una conferma.
allora ti assicuro che continuare a parlare, saturare questo spazio è assolutamente inutile. Molto più efficace una parola detta bene al momento giusto, che ha senso rispetto al contesto, che ha senso rispetto a me. Ecco, è molto più efficace rispetto a questo saturare. Io posso avere il piacere di parlare, sai che noi esseri umani abbiamo dei tratti temperamentali che sono per esempio l'estroversione o l'introversione. Magari in gruppo per me può essere più facile parlare rispetto ad altre persone, e questo è sano, è anche piacevole, anzi il fatto di dialogare, di condividere è bello, permette alla relazione anche di crescere. Se stessimo tutti zitti e musoni, questo non aiuterebbe di certo la relazione. Tuttavia, ecco, il limite che va considerato rispetto a questo primo segnale è proprio il fatto di parlare troppo, cioè il fatto di veramente andare a saturare completamente lo spazio, capisci? Ecco, questo aspetto, se ti capita di riscontrarlo nella tua vita, ti invito davvero a fermarti, a riflettere e a fare un passo indietro, perché davvero è molto più efficace una comunicazione fatta bene, che rispetti i tempi dell'altro e che permetta anche una fase di ascolto, che è utile anche per me, appunto, per capire meglio che cosa effettivamente voglio dire. Il secondo aspetto che volevo così condividere oggi rispetto a questi segnali che indicano appunto la nostra tossicità, insomma, che ci dovrebbero far capire che forse il problema siamo noi a volte, è quella sempre associata alla parola, ovvero rispetto ai contenuti che io vado a trattare. Allora, se ti capita di renderti conto di essere sempre focalizzato su aspetti negativi della vita, e quindi di stare sempre a parlare del fatto che c'è la crisi, del fatto che c'è l'inflazione, del fatto che ci sono i tassi di interessi più alti, del fatto che non ci si può più fidare ad andare in giro per la strada, del fatto che le persone sono tutte impazzite, del fatto che si sta male, del fatto che il clima sta cambiando, del fatto che insomma, ok? Allora, se ti capita di essere tu per primo una persona che tende a fare questo, fai un passo indietro, fermati, rifletti, che cosa stai mandando in giro? Qual è il contributo che stai dando al mondo? Vedi, le tue parole hanno potere, la parola è un suono crea, è una vibrazione creativa. Allora ecco che se tu continui a seminare parole negative, parole difficili, parole crude, parole che evocano immagini tristi, immagini deprimente, ecco che allora questo diventa un problema. Questa è una tossicità di fatto, questo è limitativo. Attenzione, sempre il giudizio, il criterio. Allora non è dire che non si deve parlare delle cose negative, anzi ci mancherebbe, lo faccio anch'io, lo sto facendo anche ora. Assolutamente necessario, però è la giusta misura. Cioè, se io mi rendo conto che nelle mie conversazioni con gli altri tendo sempre a focalizzarmi sulle cose negative, ah guarda questo ha fatto quello, quell'altro si è comportato in questo modo, ma guarda che cosa è successo, ma guarda ieri, ma sai cosa è successo ieri? Cioè ecco, se sono sempre con questo stato di allerta, di agitazione eccetera, ancora devo fare appunto un passo indietro e domandarmi ma perché? Perché mi focalizzo sempre su questo negativo? Allora, può essere per diversi motivi, può essere per esempio perché ancora, ahimè, continuo a guardare il telegiornale. Attenzione, va bene, non sto dicendo che non vada guardato il telegiornale, però sai, se non capisco un'unica cosa fondamentale, no? Che l'audience dei telegiornali aumenta con le notizie negative, per cui i giornalisti, ahimè, vengono chiamati in causa dai loro editori a dire, redattori, vengono chiamati ad andare a fare servizi su informazioni negative perché queste tirano l'audience, ecco, allora questo meccanismo va capito. Quindi io quello che sto guardando in questo telegiornale, ma anche in questo sito di informazioni, è una piccola rappresentazione della realtà che mi va a sottolineare in quest'era della globalizzazione tutti gli aspetti negativi che a livello globale si stanno verificando nel mondo. Per cui se io utilizzo quello come mio canale di informazione, io rischio davvero di avere una rappresentazione del mondo molto negativa. Ecco, questo potrebbe essere una motivazione.
Un'altra motivazione, come ti dicevo all'inizio di questo incontro, è che magari ho assimilato dei modelli, magari mia madre parlava sempre così, era sempre negativa, continuava sempre, prova a pensarci, capisci? Allora ecco, io lì devo fare dei passaggi miei evolutivi, se mi rendo conto di avere questa tendenza, mi devo fermare un attimino e dire ma aspetta, ma ha senso? È questo quello che io voglio mandare in giro? È questo il modo in cui io voglio che le persone mi ricordino? Come una persona lamentosa, magari che parlava tanto e che in più parlava sempre delle cose negative che accadono nella vita. Ecco, allora in quel caso lì fermati, domandati se effettivamente ne valga la pena e se forse invece devi proprio cambiare un attimino atteggiamento. Il terzo elemento che può essere colto come un segnale forte, importante della propria negatività e quindi della propria tossicità nelle relazioni, è un aspetto un pochino più sottile, un pochino più difficile da definire, che ciascuno di noi solo può effettivamente riscontrare in se stesso. E che cos'è? È il sentirsi a credito. Se ti senti a credito, fai attenzione perché potresti appunto creare problemi, potresti diventare un problema. Cosa vuol dire sentirsi a credito? Vuol dire che quando io nella vita costantemente, appunto ancora la misura, ecco, ma quando io costantemente mi sento a credito e quindi penso che gli altri mi debbano qualcosa, che la società mi debba qualcosa, che io abbia il diritto di prendere semplicemente dagli altri, dalla società, dal mondo, da tutto quello che posso, ecco che molto probabilmente potresti diventare o già essere una persona che in effetti rende un pochino negativa la dinamica relazionale. Prova a pensarci. Noi spesso facciamo questo, capisci? E un po' a volte è anche normale, magari sono stato trattato male da una persona, e allora mi sento un po' a credito, vorrei un risarcimento, oppure vorrei, ok. Capita, ma se è una costante, se diventa una prassi, se diventa qualcosa di presente nella mia vita e quindi per esempio mi lamento del fatto che gli altri non si comportino come io vorrei che si comportassero, mi lamento del fatto che le persone poi alla fine si rivelano diverse da quelle mi lamento del fatto che non ho quello che magari penso di meritarmi, mi lamento del fatto che insomma. Ok, quindi sentendomi costantemente a credito. Ecco, questo è un grande limite personale prima di tutto, nel senso che vedi, quando ci sentiamo a credito facciamo un grossissimo errore. Perché? Perché stiamo spostando quello che in psicologia chiamiamo il locus of control, cioè il luogo del controllo, il punto da cui parte la nostra possibilità di dirigere le cose della nostra vita, interiore ed esteriore, locus of control. Per cui se io continuo a sentirmi a credito, io è come se dicessi sono gli altri che mi devono, è la società che mi deve, è il mondo che mi deve. Allora ecco, questa società, questo mondo che mi deve è la realtà che in qualche modo deve migliorare la mia vita. E allora cosa sto facendo? Sto spostando il locus of control, sto spostando il mio potere d'azione. Sto dicendo non sono io che ho il potere di cambiare le cose, di migliorare le mie relazioni, di migliorare la mia vita professionale, di migliorare la mia salute, di migliorare tutti gli aspetti della mia vita, ma sono gli altri. Gli altri non lo fanno e quindi mi lamento, ci sto male e magari mi lamento con gli amici, mi lamento, ok. Ecco, questo atteggiamento di sentirsi a credito, toglitelo, non va bene, non è utile, non serve a te, chiaramente non serve agli altri e può creare molti malintesi. Vedi, ogni caso è diverso, può essere anche capitato magari di trovarti nella vita in situazioni in cui davvero le persone hanno preso da te tantissimo, e per cui è anche naturale un sentimento di questo genere, un sentirsi a credito, però davvero ti invito a riflettere su questo, sul fatto che questo atteggiamento interno sposta davvero il nostro potere del controllo, il nostro luogo del controllo, lo sposta altrove, mettendoci in una condizione dove di fatto siamo depauperati da quello
quello che è effettivamente la nostra possibilità di intervenire nella nostra vita. Allora ecco, se hai anche avuto tante difficoltà, perché capita, guarda, io ne ascolto veramente ogni giorno situazioni che non posso nemmeno raccontare, tanta è la complessità o la difficoltà e la sofferenza che vedo, ecco. Per cui lo capisco benissimo questo, però credimi, spostare l'attenzione dall'esterno all'interno è un passaggio fondamentale. Capire che sono io che posso fare la differenza, che non devo aspettarmi che siano gli altri a darmi o a restituirmi quello che in qualche modo hanno preso, è davvero importante. Farlo ci preserva da tante problematiche e ci aiuta ad evitare quella posizione che, come ti dicevo, ahimè, è davvero tossica, perché poi gli altri percepiscono questo mio sentirmi così, o magari io lo manifesto appunto con lamentello o quant'altro, e questo davvero può diventare un limite. Bene, mi auguro che queste riflessioni, questi 3 segnali possano esserti di aiuto. Come ti dicevo, se hai voglia di approfondire, scrivimelo nei commenti. Se poi siete in tanti a scrivermelo, appunto ci penso, vedo di capire come approfondire il tema. E per rimanere in contatto ti invito anche a andare nel mio sito enricogamba.org e iscriverti alla mailing list, così da rimanere aggiornato settimanalmente su vari pensieri, riflessioni, ma anche appuntamenti, incontri, eccetera. A presto!